Ben trovati e bentornati ragazzi e ragazze, eccoci qui con la Formula 1 dopo 24 ore di live che abbiamo trasmesso sul secondo canale Tribuna Motori Live, dove abbiamo seguito tutti i test in diretta tra autobus che attraversavano il circuito, vetri che scoppiavano in pista, vetture che perdevano il cofano motore, team di Formula 1 che ci sorprendevano in positivo e in negativo. Ci siamo visti questi test del 2025 da Formula 1 e vi devo ringraziare innanzitutto tutti quanti che siete stati come sempre tantissimi, confermando Tribuna Motori come il canale per le live della Formula 1 più visto in Italia. Abbiamo parlato tanto ovviamente di questi test in live, ma è arrivato però il momento a freddo di mettere nero su bianco su ciò che abbiamo visto, perché ragazzi c'è davvero tanto di cui dobbiamo parlare. E innanzitutto vorrei dire una cosa: non è vero che questi sono solo test, cioè, o meglio, sono solo test, sì, ma non facciamo passare l'idea che questi test non valgono nulla, che ciò che vediamo non ha il minimo senso, significato, che non è minimamente poi riscontrabile all'interno del mondiale adesso che inizia. Non sono solo test, sono delle sessioni ufficiali di Formula 1 in cui i team provano, testano, fanno esperimenti, comprovano dati, analizzano le telemetrie, cosa che possiamo fare anche noi fan. Una volta non si poteva farlo, adesso lo possiamo fare anche noi, e quindi anche da parte nostra c'è la possibilità di estrapolare dei giudizi da quelli che non sono solo test. Poi i giudizi che andiamo ad estrapolare da ciò che abbiamo visto sono giudizi definitivi? No, ovviamente no. La Formula 1 è una maratona e nelle maratone non vince sempre chi scatta per primo più veloce, specialmente poi se calcoliamo il fatto che questo circuito su cui sono stati svolti i test si potrebbe anche definire un po' l'opposto per quanto riguarda caratteristiche e per quanto riguarda magari quello o quell'altro team che si può trovare più a suo agio di quello che troveremo poi di circuito nella prima gara del mondiale. Andiamo a vedere cosa è successo, andiamo a capire un attimino in che situazione, come stiamo messi, no? Ferrari ma anche gli altri. Detto questo però lasciamo un like al video, iscriviamoci al canale che è gratis, rimanete sempre informati sulla Formula 1 e link in descrizione e nel commento in evidenza. Scarichiamo NordVPN. NordVPN che è ancora attiva la promozione dell'anniversario, ma sarà attiva, attenzione, solo fino al 19 marzo. Una promozione pazzesca dove ricevete i 4 mesi extra gratis, che quelli, attenzione, con il link in descrizione e nel commento in evidenza, li ricevete sempre, ok? Anche quando è finita questa promozione, sempre con il link di Tribuna Motori ricevete 4 mesi extra e uno sconto sul piano biennale. Ma fino al 19 marzo appunto ci saranno ulteriori 6 mesi extra per la promozione dell'anniversario, un'offerta pazzesca, straordinaria, quindi non la perdete. Cos'è NordVPN? A cosa serve? NordVPN è un servizio per la sicurezza online, ragazzi. Blocca le pubblicità e i siti pericolosi. Mentre navigate su internet identifica anche i siti di shopping fraudolenti che potreste incontrare. Con Triad Protection, servizio incluso all'interno di NordVPN. Dark Web Monitor, altro servizio incluso, vi avvisa se i vostri dati vengono rivenduti all'interno del dark web. NordVPN, ragazzi, pensate, è la prima VPN ad essere certificata come affidabile strumento anti-phishing. Insomma, con NordVPN attivato è estremamente difficile che possiate incorrere in qualche click sbagliato che vi possa portare magari una perdita di dati o di account. Anche se siete un po' sbadati su internet, anche se magari avete familiari un po' sbadati su internet, con NordVPN state più al sicuro. Oltre a questo ovviamente c'è la VPN in sé, 7100 server in 118 location in tutto il mondo, e con un singolo abbonamento proteggete 10 dispositivi, quindi il vostro, che magari siete un po' più bravini a navigare su internet, quello dei vostri genitori, dei vostri figli, dei vostri nonni, di qualsiasi persona. 10 dispositivi contemporaneamente con un singolo abbonamento. Fino al 19 marzo c'è l'offertona, non ve la perdete, link in descrizione, nel commento in evidenza. Torniamo alla Formula 1 adesso. Iniziamo col dire una cosa: nel frattempo che noi guardavamo i test sono successe anche altre cose, no? Intanto un applauso ai ragazzi del WEC perché Ferrari domina in Qatar
con una tripletta pazzesca. Podio tutto Ferrari nel WEC. Poi un minuto di silenzio per i nostri cugini appassionati di MotoGP, che vedranno molto probabilmente un anno dominato da Marc Marquez e dalla Ducati. Marc Marquez che si è dimostrato stramega veloce nella sprint race, poi oggi nella gara non so cosa farà perché questo lo sto registrando prima della gara, magari mi smentisce, magari no. E poi ovviamente abbiamo visto i test in Bahrain da Formula 1, 3 giorni di test, 24 ore. Come sono andati questi test? Inizio aggiornandovi su un fatto. Hamilton ha concluso un'ora prima della fine della sessione, l'ultima sessione pomeridiana, perché ha avuto un piccolo problema sulla vettura. Lì per lì eravamo rimasti un po' spaesati perché Hamilton stava facendo una simulazione di gara completa, quindi pieno carico di carburante, poi un paio di pit stop e si simula tutta l'interità della gara, però non aveva neanche una dozzina di giri sulle spalle che è rientrato e non è uscito più. Come mai? Perché ha avuto un problema tecnico. La Ferrari ha comunicato che lo stop è stato a causa precauzionale per alcuni parametri poco convincenti che si erano visti in telemetria, però da rumors che insomma sono circolati nel paddock c'è qualcuno che vocifera che suppone sia stato un problema al circuito idraulico della trasmissione. Insomma, non il migliore dei finali, no, per i test Ferrari, ma neanche i migliori test Ferrari, se proprio la vogliamo dire tutta, però sono anche meno disastrosi di come uno li vuol far passare. Questa che abbiamo visto ai test è una Ferrari che deve essere molto affinata, su cui c'è tanto lavoro da fare, ma da quel che abbiamo visto possiamo perlomeno dire che non è una Ferrari lenta, è una Ferrari che ha svariate problematiche di gioventù, una Ferrari che ha cambiato molto e che al momento sta ancora lavorando tanto per trovare il giusto setup. Abbiamo visto Leclerc parlare di equilibrio della vettura in tutte le sue interviste praticamente. Un Leclerc che non è sembrato felicissimo, però neanche insomma buttato giù di morale come lo abbiamo visto magari nel 2023, un Leclerc che fa affermazioni abbastanza importanti come ad esempio ritroviamo i numeri che ci aspettavamo dal simulatore, e questa è una cosa molto importante perché ci sono 2 settimane adesso prima della gara a Melbourne e ritrovare i dati che avevi testato al simulatore vuol dire che puoi lavorare sicuramente meglio adesso in vista dell'inizio del mondiale. Puoi andare a risolvere qualche problemino. Dice Leclerc: abbiamo avuto qualche difficoltà in più di ciò che pensavamo nel gestire il bilanciamento, quindi c'è ancora un po' da fare. In più il meteo ha giocato un ruolo abbastanza importante in questi giorni, non solo a livello di temperature ma anche per il vento. Il vento specialmente nell'ultima giornata dove abbiamo visto ha creato qualche grattacapo ai piloti, tanti errori anche da parte dei top driver, abbiamo visto Max girarsi, correzioni varie dei ferraristi, anche in McLaren insomma ci sono stati snap, non snap più o meno importanti, un vento che ha dato fastidio, delle temperature sempre diverse di giorno in giorno, cioè addirittura stata la pioggia. Dice Leclerc: quindi aspetterei ancora prima di sbilanciarmi. Per il momento stiamo lavorando tanto per provare a migliorare il bilanciamento, appunto. Abbiamo fatto un po' di fatica negli ultimi 2 giorni, vedremo a Melbourne. È stato molto importante per noi capire cosa ci manca rispetto alla concorrenza e rispetto alle sensazioni che avevo al simulatore. C'è ancora molto lavoro da svolgere per essere pronti ed è quello che stiamo cercando di fare. Insomma, se ci aspettavamo di arrivare ai test e fare 1-2 tutti i giorni, Ferrari auto da battere, Ferrari prima forza, non è questo il caso. La vettura da battere è ancora McLaren che, per quanto non ci abbia fatto vedere cose straordinarie sul giro secco, si è un po' nascosta lì, rientrando quasi sempre ai box ogni volta che stava spingendo, alzando il piede prima dell'ultima curva. Sul passo gara abbiamo visto una McLaren molto in forma, specialmente poi nell'ultimo test dell'ultima giornata. Il test di gara completa da parte di Piastri è stato qualcosa di pazzesco, molto veloce specialmente con la gomma C3 e poi anche estremamente veloce con la gomma C2, con un degrado della gomma pari a 0 praticamente. Quindi McLaren auto da battere sì. Ci sono state poi altre sorprese tra i top team? Sì, perché se Piastri ha fatto
uno stint di gara completa impressionante lo ha fatto anche George Russell. Un Russell che sul C3 magari non è riuscito proprio a tenere il passo di Piastri, però poi quando ha messo la C2 e la hard ha fatto un passo gara pazzesco. Una Mercedes che è stata in assoluto la scuderia che più mi ha sorpreso in positivo da questi test, il che non vuol dire che sono i più forti, ma bensì quelli che mi hanno sorpreso di più. E poi c'è Red Bull che sembra avere qualche problemino. Red Bull non è sembrata felicissima, specialmente con Max che insomma non lo lascia dire, tanti problemi per lui di guidabilità, abbiamo visto un Max che sembrava addirittura in alto mare a un certo punto, poi c'è stata una piccola svolta, un cambiamento di setup che ha permesso alla Red Bull di portare tempi interessanti, però nonostante questo non sembrano ancora dove vogliono essere. In più una Williams sorprendente, una Williams che si è messa là davanti sul giro secco entrambe le volte con Sainz e poi quasi là davanti a tutti con Albon, una Williams che qui ai test sul tempo di giro secco ha abbassato di un secondo il tempo che ha fatto l'anno scorso in qualifica, quindi una Williams che è sicuramente migliorata tantissimo, quanto lo scopriremo a Melbourne. Non mi aspetto di vederla battagliare con McLaren, ma magari darà fastidio a qualche top team, chi lo sa. Così come potremmo vedere anche forse un Alpine dare fastidio a qualcuno, perché anche l'Alpine è sembrata abbastanza in forma. Detto questo, ci dobbiamo disperare per Ferrari? È andato il mondiale 2025? No, guardiamo i dati, guardiamo i fatti. I fatti ci dicono che Ferrari aveva un assetto più scarico di McLaren. Una McLaren che qui porta anche a ali più cariche di Ferrari, un carico aerodinamico che più si addice a questa pista. Difatti il carico di Ferrari era più magari adatto appunto a una Melbourne e di conseguenza minor carico, un maggior degrado della gomma, quindi un'auto che può sembrare più sulle uova dagli onboard. E poi bisogna ragionare sul fatto che la SF25 è una vettura nata per andare a sopperire quello che è stato il difetto dell'anno scorso, quindi cercare di puntare l'auto il più possibile sull'avantreno, non essere più front limited come potevamo essere l'anno scorso, e la cosa ovviamente ti porta dei vantaggi in circuiti che appunto sono front limited, ma ti porta dei svantaggi dove invece è più importante avere un posteriore ben stabile, come qui in Bahrain, e con un setup non ottimale qui in Bahrain puoi ovviamente con un posteriore non perfetto andare a stressare di più la gomma, a consumarla di più, ad avere più problemi sulla prestazione. In più dobbiamo anche calcolarci le temperature, qui stavamo a 15, 18, 20 gradi dell'asfalto, passeremo ai 45 di Melbourne. Circuito, condizioni totalmente diverse. Quindi sì, sono solo test, andiamo a Melbourne e non sta scritto da nessuna parte che troviamo queste forze in campo, ma comunque non possiamo ignorare i dati, non possiamo ignorare ciò che vediamo, perché poi ma il carburante non sai quant'è, che poi non è vero, perché una volta che fai lo stint di gara completa io so che tu stai a pieno carico appena inizi e poi so man mano che passano i giri quanto carburante stai consumando e quanto peso hai a bordo. Non sappiamo la mappatura del motore, ma anche lì la telemetria qualche indizio ce la dà. Non sappiamo tante cose, ma ci sono altrettante cose che possiamo sapere, come ad esempio ad occhio vedere quale auto è più stabile, quella che sembra incollata all'asfalto, quella che sembra un po' più stare sulle uova. Ti danno indicazioni su ciò che possiamo vedere poi nell'arco della stagione. Detto questo, è una maratona, non è una sprint, di conseguenza nella maratona non vince sempre chi parte più veloce. Se sentiamo Leclerc c'è tanto da lavorare e sicuramente è così, perché l'abbiamo visto dati alla mano che sicuramente c'è tanto da lavorare. Se sentiamo Hamilton, che forse Hamilton, le sue dichiarazioni sono un po' da non prendere troppo sul serio, perché sembra più una macchina da marketing ultimamente che un pilota che dice ciò che pensa, però lui comunque ha detto che queste sono state le migliori sensazioni che ha avuto da almeno 4 anni a sta parte su una macchina da Formula 1, il che potrebbe essere un elogio a Ferrari come banalmente una frecciatina a Mercedes. Ma se per il momento quindi Ferrari è stata rimandata in giudizio alla gara di Melbourne, possiamo cominciare invece a essere più contenti per quanto riguarda
un altro orgoglio italiano che c'è da quest'anno in Formula 1, cioè Andrea Chimi Antonelli, che si è comportato in maniera straordinaria in questi test. Devo dire, sembrava un pilota di quelli top driver che stanno lì, si mettono a fare il passo millesimo su millesimo su millesimo, giro dopo giro, costante. Anche sul giro secco non ha sfigurato, anzi, quindi un Andrea Chimi Antonelli che esce da questi test col voto 10. Poi ovviamente una cosa è fare i test, una cosa è battagliare in pista, e sappiamo che essendo rookie qualche errore lo farà e gli sarà anche abbonato giustamente. Però la velocità c'è, il che è tanto. Da quando è che non vediamo un pilota Ferrari estremamente veloce? Ecco, sia la volta buona questa? Penso di sì. Detto questo, ragazzi miei, ci siamo visti questi 3 giorni di test, adesso bisogna aspettare un paio di settimane e poi comincia la Formula 1. Abbiamo ridimensionato delle aspettative che c'erano state un po' gonfiate da quello che era un marketing Ferrari, specialmente con Hamilton protagonista, che ci aveva fatto un po' sognare. Ma ridimensionare le aspettative vuol dire semplicemente per le prime gare. Che andiamo a Melbourne e non vinciamo, non succede niente. Il problema arriva se a Barcellona ancora stai messo male. È lì che ci dobbiamo disperare. Adesso è decisamente troppo presto, visto che poi la vettura della Ferrari è molto diversa da quella dell'anno scorso e c'è tanto di cui imparare, c'è tanto da migliorare, più anche di quello che possono fare gli avversari, il che non è banale, non è da sottovalutare perché comunque è una maratona. Quindi fatemi sapere qua sotto la vostra cosa ne pensate di questi 3 giorni di test, cosa ne pensate di queste forze in campo. Vi siete disperati oppure insomma comprendete che ci sono tutte le carte in regola per rimettersi in riga e per rimanere là davanti tutto il mondiale e giocarsela fino alla fine? Ricordatevi che l'anno scorso non abbiamo vinto il costruttori per un pit stop praticamente, e a Barcellona qualcuno di noi ferraristi avrebbe detto che Ferrari si giocava al costruttori all'ultima gara per un pit stop di differenza praticamente. No, la Formula 1 ragazzi non finisce a febbraio, inizia a marzo e finisce a dicembre, quindi state calmi, sedetevi sul divano che tra un po' forse ci dobbiamo mettere in piedi. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo di lasciare un like al video se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale così rimanete sempre informati che tanto adesso si ricomincia. Io vi rimando al prossimo video, buon weekend, ciao belli!